Ad inizio film assistiamo ad una cerimonia militare. Il tenente John Boyd, grazie al suo eroismo durante la guerra tra Messico e Stati Uniti, viene promosso a capitano dal generale Slauson. Dopo la cerimonia, i militari siedono ad una tavolata per mangiare. Boyd però sembra provare un forte disagio. Il sangue che fuoriesce dalla carne gli fa tornare alla mente dei flashback di guerra e sempre più nauseato, dopo un po' si allontana per andare a vomitare. Più tardi vediamo che il generale lo prende da parte e gli dice di essere consapevole del fatto che è tutto fuorché un eroe. Per punirlo, lo informa che verrà mandato in esilio a Fort Spencer, un avamposto militare disperso tra le montagne della Sierra Nevada. Non avendo alternative, Boyd si mette presto in viaggio e durante il tragitto vediamo che è accompagnato da una donna di nome Marta che gli fa da guida e lo conduce fino all'accampamento. Arrivati a destinazione si rende conto che il forte non ha esattamente la parvenza di un avamposto militare ed è composto fondamentalmente da una stalla e da qualche baracca. A comando del forte c'è il colonnello Hart, che al suo arrivo si chiede come abbia fatto un eroe di guerra a finire in quel posto. Hart gli spiega che Fort Spencer in realtà è una semplice stazione di passaggio per i viaggiatori diretti verso la California e non essendoci troppo movimento mantengono solo una piccola guarnigione. L'unità è composta da Toffler, il loro emissario di fede, Reich, una sorta di Rambo ante litteram, Cleaves, cuoco ed esperto di erbe aromatiche e il maggiore Knox, che quando è sobrio svolge il ruolo di medico. Insieme a loro ci sono anche Marta e il fratello George, nativi del posto. Quella sera a cena Boyd fa conoscenza con il resto del gruppo. Il colonnello chiede se qualcuno abbia fatto qualcosa quel giorno e quando Cleaves e George scoppiano a ridere capisce che i due devono essersi fatti un calomè di troppo. La mattina seguente Boyd ha un altro flashback e grazie a questo capiamo il motivo per il quale è stato esiliato. A quanto pare, durante una battaglia il suo plotone era in grossa difficoltà e mentre tutti i suoi compagni venivano sterminati, per evitare di essere ucciso ha semplicemente fatto finta di essere morto. Gli ufficiali, dopo averlo scoperto, per evitare l'eventuale onta sul corpo militare, hanno deciso di tenere la notizia segreta. Più tardi, Marta e Cleaves si mettono in viaggio per andare a fare scorte al paese più vicino. Il colonnello si raccomanda con il soldato di stare alla larga dalle erbe magiche e soprattutto dal peyote. Quella sera Hart dice a Boyd che Knox si è appena addormentato e che possono approfittarne per bere un po' del suo whisky. Mentre parlano, Toffler è nella stanza a fianco intento a comporre un inno religioso e il colonnello gli chiede se può andare a cercare ispirazione da qualche altra parte. Ad un tratto Boyd nota qualcuno fuori dalla finestra e quando escono a controllare trovano un uomo senza sensi disteso a terra. Per salvarlo dal congelamento lo portano subito dentro e dopo avergli fatto un bagno caldo lo distendono vicino al focolare. L'indomani Toffler corre ad avvertire il colonnello che il viandante si è finalmente svegliato. Hart gli dice di andare a chiamare subito Knox, ma il maggiore non riesce a svegliarsi per i postumi della sbornia. L'uomo dice di chiamarsi Cohun e inizia a raccontare la sua terribile storia. La sua carovana era partita la scorsa primavera ed era composta dal colonnello Ives e altre 5 persone, il signor McCready e sua moglie, Mr. Janus e il suo servitore Jones e lui stesso. Nel tentativo di trovare una scorciatoia per attraversare le montagne, il colonnello Ives li ha erroneamente condotti su un percorso molto più arduo. Quando a novembre sono cominciate le prime forti nevicate, erano ancora a migliaia di chilometri dal loro arrivo e sono stati costretti a ripararsi in una grotta nell'attesa che il brutto tempo passasse. La bufera però è andata avanti per settimane e spostarsi era praticamente impossibile. Un po' alla volta hanno finito tutte le scorte di cibo e per non morire di fame hanno iniziato con il mangiare prima i buoi, poi i cavalli e alla fine persino il suo cane. Dopo un mese non avevano più nulla e hanno iniziato a mangiarsi le radici per poi passare alle cinture e alle loro stesse scarpe. Il giorno in cui è morto Jones, lui era fuori a cercare legna. Quando è tornato alla grotta ha trovato il resto del gruppo che stava già cucinando le sue gambe per cena. Tuttavia, anziché rimanere inorridito, il profumo inebriante della carne cucinata gli ha dato speranza. Mentre lui mangiava con parsimonia, però, gli altri si abbuffavano e per questo motivo la carne di Jones non è durata neppure una settimana e presto erano di nuovo tutti affamati. La fame, però, ora era una fame diversa, più intensa e selvaggia. Il colonnello Ives, in particolare, era il più affamato di tutti e per saziare la sua fame incontenibile ha ucciso prima Janus e poi il signor McCready. Rimasti in 3, per paura di essere il prossimo, è fuggito lasciando il colonnello insieme alla signora McCready e la provvidenza lo ha condotto lì al loro forte. Alla notizia che la donna potrebbe essere ancora viva, il colonnello Hart decide di provare ad andare a salvarla. Prima di mettersi in viaggio, però, George li mette in guardia riguardo una vecchia leggenda indiana.
Quando un uomo mangia la carne di un altro uomo, ruba la sua forza e il suo spirito, trasformandosi in un Wendigo. Da quel momento la sua fame diventa insaziabile e più mangia, più sente il bisogno di mangiare. Hart gli chiede se davvero creda a quella leggenda e George gli ricorda che l'uomo bianco mangia il corpo di Cristo ogni domenica. Il colonnello tuttavia non dà alcun peso al racconto e poco dopo avvisa il maggiore Knox che fino al ritorno di Martha e Cleves sarà da solo a capo del forte. Essendo un viaggio di circa 3 giorni, Cohun si offre di accompagnarli per fargli da guida e il gruppo si mette in cammino verso la grotta. Durante il secondo giorno, quando si fermano per riposare, Boyd gli chiede se dopo aver mangiato i suoi compagni si sia sentito più forte a livello fisico. Cohun, dopo un attimo di riflessione, gli dice che effettivamente ricorda una certa virilità aumentata. Proprio in quel momento, Toffler scivola in un dirupo, ferendosi gravemente ad un fianco. Quella sera provano a medicarlo e Reich è sorpreso che un eroe di guerra come Boyd si faccia impressionare da un po' di sangue. Durante la notte vengono svegliati dalle urla di Toffler, che con lo stupore di tutti afferma che Cohun gli stava leccando la ferita. Quando gli chiedono spiegazioni, l'uomo afferma di aver avuto un incubo e quando si è svegliato, per qualche motivo stava leccando il sangue di Toffler. Non fidandosi di se stesso, insiste di essere legato. La mattina seguente il gruppo si rimette in cammino e George sussurra a Boyd che l'uomo è chiaramente un Wendigo. Quel giorno finalmente raggiungono la grotta e il colonnello Hart dà disposizione su come avvicinarsi all'ingresso. Cohun è sempre più agitato e in preda ad una crisi isterica implora agli altri di lasciarlo fuori. Hart prova a chiamare il colonnello Ives, ma non riceve alcuna risposta se non l'eco della sua stessa voce. Successivamente ordina a Reich e Boyd di entrare dentro, mentre lui, Toffler e George rimangono fuori a fare da guardia. I due, dopo essersi addentrati, trovano i resti di un accampamento e notano che per terra c'è del sangue fresco. Lì vicino trovano anche un buco e Reich decide di calarcisi dentro. Con suo orrore trova i resti di 5 persone, tra cui c'è anche il colonnello Ives. Reich capisce subito che si tratta di una trappola e informa Boyd che è stato Cohun a uccidere tutti. Nel frattempo, all'esterno della grotta, Cohun inizia a disseppellire qualcosa con le proprie mani. È recuperato un pugnale, si scaglia velocemente contro il colonnello Hart e dopo averlo infilzato gli sfila la pistola, uccidendo anche George. Tuttavia, mentre sta per sparare a Toffler, l'arma si inceppa. Cohun si china quindi per estrarre il pugnale dal corpo del colonnello e con uno sguardo indemoniato dice al soldato di iniziare a correre. Quando Boyd e Reich escono dalla grotta, trovano George morto e il colonnello in fin di vita. Sentendo le grida di Toffler che nel frattempo sta scappando, provano a corrergli dietro. Quando finalmente lo raggiungono però, lo trovano a terra con il corpo sventrato. I due soldati tentano quindi di mettersi sulle tracce di Cohun, ma raggiunto un dirupo vengono sorpresi dall'uomo che pugnala Reich facendolo rotolare giù in un burrone. Rimasto solo, Boyd spara a Cohun colpendolo in pieno petto. Tuttavia, pochi istanti dopo, l'uomo si riprende e si rimette in piedi. Boyd, trovandosi in trappola e non potendo più scappare, nella disperazione decide di saltare giù dal dirupo. Le fronde degli alberi attutiscono la sua caduta e rotolando giù dalla montagna finisce per cadere in un buco insieme al corpo di Reich. Nonostante il dolore lacerante provocato da una frattura alla gamba, Boyd riesce a non farsi sentire da Cohun, che nel frattempo abbandona la sua ricerca. I giorni passano e mentre Cohun pasteggia con le sue nuove scorte di cibo, Boyd è sempre più affamato ed è costretto a mangiare radici pur di mettere qualcosa nello stomaco. Alla fine però, nonostante provi a resistere il più a lungo possibile, la necessità di mangiare diventa una questione di vita o di morte e pur di sopravvivere si trova costretto a mangiare Reich. Nel giro di poco tempo lo vediamo rimettersi in piedi parzialmente rinvigorito. Con le nuove forze recuperate si incammina in direzione del forte e al suo rientro trova Cleves che avverte Martha e Knox del suo ritorno. Nell'arco di pochi giorni Boyd guarisce del tutto e si reca da Martha per sapere come poter fermare la maledizione del Wendigo. La donna tuttavia gli spiega che la fame del Wendigo è insaziabile e l'unico modo per spezzare la maledizione è che il Wendigo muoia. Nel frattempo, dopo essersi recato alla grotta con alcuni soldati, il generale Slauson rientra al forte. Racconta che al loro arrivo la grotta era completamente vuota e afferma di non aver trovato assolutamente nulla a supporto della storia di Boyd. Poco dopo viene introdotto il nuovo ufficiale assegnato al forte e davanti a lui si presenta il colonnello Ives. Boyd, terrorizzato, prova a spiegare al generale che quello è l'uomo che ha ucciso tutti quanti e gli dice che il maggiore Knox potrà confermarglielo lui stesso. Knox, tuttavia, dice di non riconoscerlo e Boyd capisce che la sera in cui Cohun è arrivato al forte, il maggiore era ovviamente troppo ubriaco per poterselo ricordare.
Knox suggerisce quindi di controllare la spalla del colonnello Ives. Se è vero quello che dice Boyd, il colonnello avrà sicuramente una ferita da arma da fuoco. Il generale chiede quindi ad Ives di togliersi la divisa e quando l'uomo alla fine si sfila anche la camicia, sulla spalla non c'è nulla. Anche Martha e Cleves, quando Cahun è arrivato all'accampamento, erano già andati via a recuperare delle provviste e non avendolo mai visto di persona, fanno fatica a credere alla storia di Boyd. I giorni passano e tutti, a parte Boyd, ignorano completamente il pericolo che il colonnello Ives in realtà rappresenta. Alla prima occasione in cui i due si ritrovano da soli, Ives dice a Boyd di aver trovato il corpo di Reich e di sapere come ha fatto a sopravvivere. Quello che non riesce a capire è il motivo per cui dopo aver provato e capito il suo potere cerchi di resistere così tenacemente alla cosa. Boyd gli risponde che è moralmente sbagliato e qualche istante dopo gli salta addosso nel tentativo di ucciderlo. Martha, che ha assistito alla scena, va in suo soccorso e poco dopo esce fuori anche il maggiore Knox, che sbiascicante ordina alla donna di andare a chiamare Cleves per arrestare Boyd. Tuttavia la donna non trova Cleves da nessuna parte e quando entra nella stalla trova tutti i cavalli morti. Quando corre ad avvisare Knox, i due scoprono che il soldato è appena stato assassinato. Il maggiore ovviamente crede che sia stato Boyd ad uccidere sia lui che i cavalli e il giorno seguente, dopo aver parlato con Ives, decidono di mandarlo in una prigione militare. Per questo motivo chiedono a Martha di andare ad avvisare il generale Slauson, che nel frattempo aveva lasciato il forte. Più tardi quel giorno, mentre Ives sta preparando uno stufato, Knox nota che una delle sue spade è scomparsa. Il maggiore chiede quindi al colonnello se per caso l'abbia presa lui e quando poco dopo va a chiudere una porta viene sorpreso alle spalle del colonnello Hart, che lo decapita con la spada rubata. Hart va quindi a parlare con Boyd, il quale capisce che è stato lui ad uccidere anche Cleves e i cavalli. Il colonnello gli spiega che sul punto di morte Ives lo ha fatto mangiare. Da quel momento non è più riuscito a farne a meno e ora gli confessa di sentirsi una favola. Assicurandolo che non hanno intenzione di mangiarlo, lo accompagna fuori e trovano Ives che nel frattempo sta già lavorando sul corpo di Knox per impreziosire lo stufato. Ives spiega a Boyd che presto sarà primavera e migliaia di cercatori d'oro attraverseranno quelle montagne e passeranno proprio per il loro avamposto. Tuttavia lo assicura che non li uccideranno indiscriminatamente, ma faranno un'accurata selezione. Boyd insiste che non si unirà al suo piano, ma Ives gli spiega che volente o nolente è già uno di loro. Successivamente lo pugnala, in modo da costringerlo a mangiare lo stufato per non morire. Quella sera, ormai in fin di vita, Boyd alla fine smette di resistere ed inizia a mangiare. In breve tempo si riprende completamente e parlando con il colonnello Hart prova a spiegargli che quello che stanno facendo è profondamente sbagliato. Hart a quanto pare ha ancora un briciolo di umanità dentro di lui e dopo aver liberato Boyd gli chiede un favore. Prima di uccidere Ives lo implora di uccidere velocemente anche lui. Mentre poco dopo lo sgozza, Ives assiste alla scena attraverso la finestra. Boyd inizia a cercarlo in giro per l'accampamento e dopo averlo trovato, i due danno inizio ad un cruento scontro all'ultimo sangue. Alla fine di una lotta brutale, Boyd riesce in qualche modo a intrappolare Ives dentro una trappola per orsi insieme a lui. Ives si complimenta con lui per quella mossa, ma gli fa notare che ora ha un problema. Se dovesse morire per primo, infatti, lo mangerà sicuramente e gli domanda cosa farà lui nel caso contrario. Nel frattempo, il generale Slauson è rientrato al forte con Martha e un altro soldato. Affamato, viene attratto dal piacevole profumo che proviene dalla pentola sopra il focolare e afferrato un mestolo assaggia lo stufato compiaciuto.